Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Avete mai sentito parlare dei bootleg? I giochi bootleg hanno il loro apice nei primi del 2000 all'incirca e potevi trovarli semplicemente nelle bancarelle o nelle feste di paese, ad esempio. Però che cosa sono esattamente? Beh, vi dice nulla Donkey Kong 5 The Journey of Overtime and Space? Con quale inglese? Me lo stai dicendo? Oppure Super Mario Bros 4? O ancora Sonic 3 Fighter Sonic? Sì, tutti questi giochi hanno un qualcosa in comune, ovvero sono cinesate. Essenzialmente i bootleg sono questi. Sono giochi fasulli senza alcuna legalità di copyright di sorta che vengono venduti. Quindi sì, i bootleg sono cinesate. Sapete bene che questo canale parla di Crash e di Spyro, quindi quest'oggi parleremo di uno dei bootleg più famosi di Crash Bandicoot, ovvero 2003 Crash 2 Advance, creato dalla Syntax. Ma chi è la Syntax? Syntax Technology Co. è una società che produce giochi principalmente per Game Boy Color e alcuni per Game Boy Advance. È stata fondata a Taichung, Taiwan, e originariamente sviluppava software educativi per computer ed aveva sede in Cina ad un certo punto nei primi anni 2000. La copertina mostra 3 disegni: un Crash che porta un fucile a canne mozze, bello contento, in giro; un Crash sul pogo preso paro paro dalla copertina di Crash Bash, ed un Crash che sembra stia saltando ma che in realtà proviene da un artwork di Crash XS, mentre dovrebbe essere con i jetpack, ma qui, se notate bene, non gli hanno disegnato il jetpack. Va bene così. Vorrei farvi notare il retro. Crash Bandicoot è su un Game Boy Color. Gioca la più grande avventura di tutti i tempi di Crash Bandicoot. Cortex ha un piano malvagio per conquistare il mondo, ma Crash è pronto per fermarlo. Supera tutti i livelli e affronta iconici boss e salva il mondo. Usa i power up durante i livelli e colleziona smeraldi per continuare il gioco. Ci sono un sacco di armi disponibili, grafica ultra dettagliata e colorata e gameplay in stile Crash Bandicoot. Da notare soprattutto poi alla fine memorable sounds. Bando ai convenevoli, conosciamo lo sviluppatore e l'editore anche. Andiamo direttamente a provare questo gioiellino sul nostro Game Boy Advance SP. Il gioco inizia con una intro molto interessante. La cosa interessante, oltre a questo inglese veramente schifoso, è vedere come la trama di per sé non abbia alcun minimo senso. Cortex viene rimproverato come al solito da Uka Uka ed infine Cortex promette di avere una nuova invenzione. Il punto è che non sappiamo quale sia effettivamente. Durante l'intro, infatti, vediamo una certa esplosione delle persone su Marte, quello che credo sia un Digimon e poi un Digimon vero e proprio che funge da mentore di Crash. Questo Digimon è Kokatorimon. Per chi ha visto la prima stagione di Digimon Adventure lo riconoscerà sicuramente. È divertente pensare che Kokatorimon è un pollo che in questa intro siede su un trono e che poi quasi 2 decenni dopo ci ritroviamo con Re Pollo in CTR Nitro Fueled. Chiaramente è una coincidenza, però accidenti della coincidenza. Arriviamo quindi al menu di start del gioco. Avrete presente questo sprite di Crash che sta tecnicamente volando con il jetpack oppure è in tuta da sub? Bene, perché non lo vedremo mai più. Ed ecco qui il menu di gioco 2003 Crash 2 The Huge Adventure. Questi cretini non hanno neanche cambiato lo sprite del logo di XS. Tendo a precisare che se anche il gioco prende alcuni elementi da Crash Bandicoot XS per il Game Boy Advance, è più un gioco originale che un porting. Detto questo, però, passiamo al primo stage, chiamato semplicemente Stage 1. Ok, ambientato chiaramente nella giungla, possiamo vedere come lo sprite di Crash, per quanto ne consegue, è abbastanza fedele all'aspetto originale.
Però ci sono alcuni nemici che sono davvero strani. Vediamo una sorta di cagnolino con le orecchie da topo. Vediamo un fungo. Vediamo un qualcosa che non riesco a concepire bene. Sembra un Togepi, un Pokémon, ma oddio non lo riesco a capire. Aiutatemi voi. E poi c'è un tronco viola. Va bene così. In realtà, come ogni bootleg che si rispetti, tutti quanti gli sprites che vedremo da adesso in poi appartengono a differenti giochi. Per esempio, il tronco viola di cui vi sto parlando adesso proviene da un gioco per Game Boy Color o Game Boy normale, non ricordo, di Felix the Cat. Pensa un po' te dove sono andati a cercare questi geniacci. Scusate, dimenticavo una cosa. Ci sono anche le casse qui, come in ogni Crash che si rispetti. Le casse gialle contengono frutti Wumpa, le casse verdi esplodono dopo pochi secondi e le casse rosa esplodono immediatamente al contatto. Una cosa dovevate fare, cari della Syntax. Soltanto una cosa. Le casse rosa le rendevate TNT e le casse verdi nitro. Era tanto difficile? E invece no, facciamolo al contrario, perché è più divertente così. Appena Crash prende un cristallo del potere, succede qualcosa. Crash ha un fucile a canne mozze? Crash ha un fucile a canne mozze! Ma perché? Che cosa sta succedendo qui? In questo gioco ci possiamo accovacciare, possiamo rodeare e possiamo anche saltare, però non possiamo fare la panciata, però abbiamo le armi. Perché limitarsi a rodeare contro i nemici quando puoi semplicemente sparare loro? Sapete la cosa divertente? Il fucile non funziona. Incontriamo altri due nemici che sono una specie di Tiki azzurro che rodia su se stesso e una versione Game Boy Color di Baby T, e arriviamo al fine livello, chiaramente caratterizzato da una pedana bonus. Ok. Arriviamo dunque allo stage 2. Una delle cose più memorabili della serie di Crash sono di sicuro gli inseguimenti. Crash che scappa via da massi, triceratopi, orsi polari giganti e chi più ne ha più ne metta. Il tutto era condito da una host molto incalzante, ma non soltanto in Crash. Vi basti pensare ad esempio a Sonic, quando scappa nella città inseguito da un camion gigante della Gun, con in sottofondo Escape from the City, memorabilissima. Anche 2003 Crash 2 Advance ha un livello di inseguimento, con una host incalzante tanto quanto quelle dei giochi di Crash su console e di Sonic Adventure. Prego. Questa musica mi fa pensare a quanto stia buttando la mia vita nel cesso. Da notare che ci sono le casse rinforzate in questo livello che però sono indistruttibili. Anche perché non puoi fare la panciata, quindi come cavolo le distruggi? Arriviamo allo stage 3. Una città di notte. Molto bello. Crash 4 ci ha abituato con una città di notte molto figa. Quindi vediamo cosa ci riserva 2003 Crash 2 Advance. Oddio, ti chiedo scusa gioco per aver anche soltanto minimamente e lontanamente cercato speranza in te. In questa sezione del gioco possiamo vedere una cosa molto importante, ovvero ci sono dei barili di Donkey Kong Country che vengono utilizzati come pedane di rimbalzo per Crash per raggiungere vette più elevate. C'è un problema di fondo però nel gioco, oltre tutto il resto. Il design dei livelli a volte richiede al giocatore di compiere veri e propri atti di fede, evitando pozzi senza fondo e nemici. Quel che non aiuta per di più sono le dimensioni ridotte dello schermo e dallo scarso rivelamento delle collisioni. Ha delle hitbox veramente pessime questo gioco. Ad esempio, Crash rimbalzerà al lato di una cassa quando ci salterà sopra, anche se ci salta il centro. Di conseguenza Crash sarà costretto a saltare altrove, cadendo inevitabilmente o in una buca o su un nemico, morendo. Arriviamo quindi a prendere un cristallo del potere verde e otteniamo una nuova arma, una spada. Grazie a questa spada Crash diventa uno spadaccino e può finalmente entrare nel roster di Smash Bros. A differenza del fucile a canne mozze, la spada funziona, però è inutile in questo livello visto che non appena la prendi hai la fine del livello proprio sotto di te, quindi fai un salto e hai finito il livello.
E arriviamo quindi al primo boss del gioco. Molti si aspetteranno Tiny, Dingodile, Engine, cavolo Daniele, Pinstripe, Koala Kong, Crunch, chiunque, no? E invece no. Come dice il retro della confezione, infatti, abbiamo boss iconici. Talmente iconici che infatti, come primo boss, abbiamo una sirena. Attenzione però, non è una semplice sirena, è una sirena verde in una conchiglia rossa. Questo cambia tutto. Il livello è ambientato in 3 pedane di ghiaccio all'interno di una caverna ghiacciata presa paro paro da Crash Bandicoot XS. Questa gentil donzella ci lancerà pipistrelli, funghi e Crash dovrà colpirla sulla testa o sulle poppe, non si è ancora capito bene perché l'hitbox è schifosissima, facendo attenzione a tutte quante le trappole. Io non sto scherzando, questo boss ha come punti ferita una ventina. Tu dovrai colpirla 20 volte senza ricevere danno ed è impossibile visto che comunque Crash cambierà colore da rosso a verde e non si è ancora capito cosa voglia significare, e questo lo porterà comunque poi alla morte. Il punto è che tramite hitbox, tramite questi salti che sono veramente ingestibili, 20 punti ferita sono troppi. E infatti moltissimi video online, tra cui quello di Junkie98, durano un'eternità. Arrivati a questo punto vorrei dire, da una parte abbiamo il miglior gioco di Crash di tutti i tempi e dall'altra semplicemente Crash Bandicoot 3 Warped. Passiamo allo stage 4, un paesaggio innevato. Oltre al fatto che quelle case lì mi ricordano quelle dell'accampamento innevato del Fiocco Rosso nella prima serie di Dragon Ball, credo che questo livello sia raffigurato nella copertina del gioco. Se notate infatti ci sono delle case dietro innevate. Complimenti, io che credevo fosse tutto quanto messo a caso. Sta da capire che però se il gioco ha già delle hitbox veramente oscene, figuriamoci le hitbox su pavimenti ghiacciati. Iniziamo infatti subito il livello e si può notare come Crash sembri un monopattino in discesa su un pavimento a cui è stata appena passata la cera. Ad una certa, durante il livello, incontriamo anche Felix the Cat, che con un monocolore giallo-rosso ci punta una pistola, un revolver immagino, visto che comunque sembra vestito da cowboy, contro. Ma non importa nulla, visto che comunque noi con una rodeata possiamo uccidere Felix. E sinceramente ne sono contento, visto che Felix non mi è mai piaciuto più di tanto. Vediamo poi un porco giallo che utilizza un martello. E invito ancora una volta a pensare che i ragazzi di Syntax si siano sbattuti tra vari giochi per poter prendere quanti più sprites possibili da inserire nel gioco. Prendiamo la nostra classica spada e andiamo dritti verso la fine del livello. Stage 5. Che gioco di Crash sarebbe se non ci fosse un livello nello spazio, no? Accompagnati da questa bellissima immagine di questa navicella spaziale con sopra incollato metà corpo di Crash preso dalla copertina di Crash Bash senza il suo pogo, ci inoltriamo in una sorta di stazione spaziale in cui vediamo uno strano nemico che sembra un K blu con le lame. Ma la vera star di questo livello è il maiale volante che ci lancia la cacca. Io davvero non so che cosa abbiano pensato di poter inserire. A questo punto arrivati sto iniziando a credere che abbiano preso la qualsiasi, le prime cose che hanno trovato sotto mano e hanno messo tutto quanto all'interno. Perché altrimenti non me lo spiego. Perché mai in un mondo alieno ci deve essere un maiale volante che lancia la cacca? Andando avanti per il livello troviamo anche la testa di una mummia con un solo occhio che cammina, il classico tronco, dei pipistrelli, prendiamo un cristallo del potere rosso e ci riprendiamo il nostro carissimo fucile a canne mozze inutilizzabile. Però questo gioco va oltre, diventa ancora più avveniristico rispetto ai classici e normalissimi giochi ufficiali di Crash. Infatti in un livello non c'è soltanto un cristallo del potere, ma ben 2 cristalli del potere. Infatti prima abbiamo quello rosso, poi successivamente prendiamo quello verde che ci conferisce il potere della spada. Trovo ancora assurdo l'inserimento di queste armi, che a questo punto arrivati posso dire siano un mero cambiamento stilistico, visto che sono inutilizzabili e quelli che sono utilizzabili, ovvero la spada, sono inutili. Ci facciamo qualche salto impossibile
ed impossibile per davvero, visto che tra hitbox e il level design veramente osceno c'è il rischio di morire ad ogni secondo, e finiamo anche questo livello. Arriviamo al penultimo livello prima del boss, ovvero Stage 6. Questo, rispetto a prima che è ambientato in un villaggio alieno, trova luogo in una stazione spaziale. Tutto quanto il livello è preso pienamente dai livelli spaziali di Crash 2 e Crash 3 che furono portati in Crash Bandicoot XS. Di conseguenza si potrebbe dire che è stato un riutilizzo interno da gioco di Crash a gioco di Crash. Il livello non ha fondamentalmente qualcosa di nuovo. L'unica cosa che mi verrebbe da dire è che ci sono quelle pedane che da verdi diventano rosse e quindi impraticabili, che però qui sono di un verde acqua basico e che non si muovono diventando rosse. Infatti sono sempre utilizzabili e questo rende magari il livello uno dei più facili dell'intero gioco. Ci siamo arrivati al boss finale. Abbiamo affrontato livelli orrendi, un boss sirena molto carino ma con dei punti salute veramente eccessivi. Abbiamo ottenuto fucili a canne mozze, spade, cristalli del potere di ogni colore possibile e inimmaginabile. Abbiamo ucciso Felix, abbiamo ucciso nemici che non abbiamo mai visto in vita nostra. Adesso è il turno di sconfiggere Cortex ancora una volta. Già, Cortex. Ebbene sì ragazzi, questo è Cortex. Un uomo viola, in giacca e cravatta, con una maschera alla Rey Mysterio. E ci lancia coltelli? Tutta l'intera boss battle è ambientata in un pianeta rosso, molto piccolo a questo punto visto che Crash e Cortex ci passano letteralmente sopra, e sopra questo pianeta c'è un satellite. Anche questo boss ha tanti punti salute, ma è molto più facile rispetto alla boss battle della sirena, visto che basterà saltargli in testa quando passa sotto di noi. Sconfitto Cortex, finalmente abbiamo salvato il mondo. Ci meritiamo, dopo tutta questa tortura, un finale degno di questo nome. Appena battuto Cortex, apparirà una schermata dove ci sono delle nuvole pixellose con scritto giallo su nero The Hand. Questo gioco finisce così come è iniziato. Bene ragazzi, questo era 2003 Crash 2 Advance. Cosa potrei dire, anzi cosa potrei non dire di questo gioco? È un grande meme. Nonostante si veda subito che il gioco è veramente osceno, orrendo, lezzo, penzola, è altresì divertente giocarlo o vederlo giocare, forse questo è meglio, per vedere quante cose sbagliate ci sono in questo gioco. A cominciare dalla hitbox, continuando per grafica, personaggi, tutto. Con il tempo la fanbase internazionale si è più interessata a questo gioco e lo ha reso un piccolo mostro di Frankenstein nella serie, tanto che è ricordato insieme a Pakistani Cortex e a Crash Advance 4, che magari porterò in futuro, come uno dei più grandi meme della serie. Alcuni fan, anche dello Zone, si sono divertiti a ridisegnare alcuni personaggi come il Re Pollo, Cortex Viola e la sirena. Ve li sto facendo vedere in questo momento in sovraimpressione. Questo gioco ha raggiunto una tale fama, tra virgolette, da meme, tanto che qualche mese fa un utente sulla pagina Instagram di Crash on the Run chiese, per meme spero, se avessero mai inserito la sirena e Cortex Viola nel gioco. Il team di King rispose in un modo abbastanza positivo, quindi magari in futuro potremmo aspettarci questi due personaggi? Non saprei, vi basti pensare infatti che molti, se non tutti, tranne quello di Crash, gli sprites di questo videogioco provengono da altri giochi. Ad esempio, alcuni nemici provengono da Mizume Kato Oru, dal gioco per Game Boy Advance di Felix the Cat e da Don Doko Don. Cortex Viola viene da un gioco per NES chiamato Mizume Gato Oru, mentre il boss Sirena viene dal gioco Don Doko Don 2. Credo quindi che avrebbero problemi di copyright a prendere questi personaggi e a portarli in un gioco di Crash senza chiedere consenso soprattutto. Credo più che altro che potrebbero prendere il concept, ovvero una sirena ed un tizio viola vestito in giacca e cravatta che lancia coltelli, e creare nuovi personaggi.
un po' sulla falsariga di Hasty in CTR Retrofueled. Se ricordate, infatti, Trippo, o Fasti per i fan, non era un personaggio di CTR, fu erroneamente messo nella sezione di CTR nel sito di Bob Rafei da Bob Rafei stesso. Binox prese però l'idea, il concetto di quel personaggio e da ippopotamo lo ha trasformato in ance. Potrebbero fare una cosa simile anche qui i ragazzi di King, soltanto il tempo potrà dircelo. Detto questo, Crashari, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre potete trovarmi sul sito ufficiale crashzone.forumcommunity.net, sulla pagina Facebook Crash Bandicoot Zone pagina italiana e sulla pagina Instagram Crash Bandicoot Zone, e per gli altri link utili vi basterà vedere qui in sovraimpressione in questo momento e andare dove più vi aggrada. Noi ci vediamo in un prossimo video, statemi bene e come sempre viva Crash Bandicoot!